Ciao a tutti appassionati di Baldur's Gate 3. Sì, ormai vi chiamo appassionati perché se siete ancora qui è sicuramente qualche giorno che ci state giocando e vi siete sicuramente appassionati al gioco e alle sue dinamiche. È molto probabile che vi siate fatti una domanda, ovvero è possibile cambiare la classe del mio personaggio? È possibile rimediare ad alcuni errori fatti nelle prime ore di gioco nella creazione del personaggio? Magari vi siete resi conto che la classe che avete scelto non fa per voi, oppure ci sono delle situazioni che con quella classe di personaggio non riuscite a superare e avete magari pensato di cambiarla, oppure magari di reclutare qualche altro tipo di personaggio, qualche altra classe di personaggio che a voi manca per riuscire a risolvere una determinata situazione. Ecco, sì, il modo c'è e ve lo spiego io in questo video. Quindi continuate a guardare questo video se siete alla ricerca di questa spiegazione, se invece non lo siete, continuate a guardarlo lo stesso che magari potrebbe ritornarvi utile più avanti. In merito a questo vorrei ricordarvi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina in modo tale da poter seguire tutti i miei prossimi contenuti e poi sì, dai, buttateci anche un like, qualche commento da qualche parte, no? Aiutatemi a far crescere questo canale in modo tale da poter continuare a portare contenuti e approfondire sempre di più il mondo di Baldur's Gate adesso e in futuro anche di altri RPG. Comunque sia, per il momento vi ringrazio e buona visione del video. La soluzione a questa cosa è molto semplice e la troverete già disponibile all'interno del vostro accampamento, sempre e comunque che l'abbiate sbloccato in precedenza. Come potete vedere dal video, all'interno del vostro accampamento troverete questo simpatico scheletro, diciamo ormai datato e diciamo anche dalle sembianze magiche, con questi ricami dorati attorno alla faccia e tutto da pensare che abbia delle caratteristiche particolari. Praticamente questo signorino che si chiama Avvizzito all'interno del gioco è colui che vi darà modo di poter cambiare la vostra classe oppure assoldare dei mercenari di altre classi in cambio di un costo molto esiguo, tipo 100 monete d'oro. Il che rende la cosa molto utile sia per poter cambiare la vostra classe, per poter sperimentare un po' sulle varie classi all'interno del gioco, sia per trovare soluzioni a determinate situazioni in game, come appunto vi dicevo prima, che magari non riuscite a affrontare e volete assolutissimamente trovare una soluzione. Una cosa che vi permette Avvizzito è quella appunto di cambiare classe. Se invece volete mantenere la classe del vostro personaggio, potete semplicemente assoldare un nuovo mercenario a patto comunque sia che gli slot per i personaggi, per i membri del vostro team, ci sia almeno uno slot libero. Nel caso non doveste avere uno slot libero, giocate un po' con i membri del vostro party in modo tale da tenerne almeno uno libero e poterlo arruolare subito. Non preoccupatevi se doveste cambiare classe per il semplice motivo che nel momento in cui cambiate classe il gioco terrà conto del vostro attuale livello e comunque sia potrete reimpostare tutti i livelli che avevate accumulato fino a quel momento all'interno della classe nuova. Un'altra particolarità di Avvizzito è quella di poter resuscitare un membro del vostro party che ci ha lasciato le penne in battaglia. E direi comunque sia che anche questa non è una particolarità da poco, perché comunque sia create un party, lo livellate. Giocando a questi giochi, bene o male, ci si affeziona anche ai personaggi che cresciamo, che portiamo avanti, con cui condividiamo delle ore di gioco. E quindi spesso e volentieri poter riportare in vita uno dei nostri compagni che ci ha portato fino a qui a un giocatore fa sempre piacere e questo potete farlo sempre tramite Avvizzito. Ma se non lo avete sbloccato e vi state chiedendo effettivamente come mai non lo avete all'interno del vostro accampamento,
molto probabilmente vi è sfuggito un piccolo particolare a inizio gioco. Avete presente quando scappate a inizio game dal nautiloide e vi ritrovate sulla spiaggia dove andate a soccorrere Shadowheart, la chierica? Ecco, lì nelle vicinanze c'è una porta che non potete aprire perché è bloccata e a meno che voi non abbiate creato un personaggio di classe Radro, difficilmente siete riusciti ad aprirla. Con Astarion arruolato all'interno del vostro party oppure con un altro personaggio di classe ladro, potrete andare ad aprire questa porta e avventurarvi nel dungeon che poi vi porterà ad Avvizzito. Bene ragazzi, lascio ora a voi la risoluzione di questo dungeon, che comunque sia per essere a inizio gioco, sempre se l'avete trovato a inizio gioco, se ci siete tornati a un altro momento è un altro discorso, comunque sia a inizio game ha proprio un bel grado sfida per rimanere in termini di Dungeons and Dragons. Ed è una sfida comunque sia abbastanza impegnativa, abbastanza tosta e diciamo che sarà una di quelle sfide che contribuirà a farvi piacere di più il gioco. Per il momento è tutto. Avete comunque sia trovato a questo punto un alleato molto potente all'interno di Baldur's Gate 3 e vi invito ancora una volta a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, oppure a seguirmi su Twitch durante le live in modo tale da scoprire assieme se ci saranno altri dungeon, altri alleati così preziosi per le vostre campagne in Baldur's Gate 3 e perché no, magari in futuro anche per altri RPG, altri giochi, non necessariamente RPG, magari anche per altri giochi di altra natura. Comunque sia ragazzi, per questo momento dal mondo di Baldur's Gate 3 è tutto e ci vediamo al prossimo video. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life?